Sono felicissimo di essere questa sera qui con voi, in questo magnifico teatro. Questa mattina, mentre ero in auto, che stavo arrivando qui a Fermo, ho avuto l'opportunità di ripercorrere alcuni paesaggi della mia infanzia, vedere le colline, questa cittadina stupenda. Prima non posso non dirvi che mi ero affacciato dalla finestra del camerino per osservare la bellezza del paesaggio qui intorno, spaziando dalle montagne fino giù al mare. Beh, e se tutto questo fosse una bugia? Non siamo in Matrix. Potenzialmente sì, perché tutto questo lo vediamo grazie alla luce del sole. E questa sera, quando torneremo in hotel o a casa, aspettiamo un attimo prima di andare a dormire e guardiamo al cielo di notte. Questo che vedete alle mie spalle è il cielo notturno, proprio qui sopra di noi. Questa fotografia è stata scattata dai Monti Sibillini guardando verso il mare, verso Fermo. Quello è per me parte della verità, ovviamente. Noi non conosciamo cosa sono tutti quei puntini, tutte quelle stelle, quelle galassie. Immagino che ognuno di noi si sia almeno una volta fermato a cercare di contare quelle stelle, vedere se ci sia qualche correlazione, qualcosa che ci connetta con l'universo. Beh, per me questo, quando ero bambino, mi ricordo ancora quando mi affacciavo da una finestra la sera al calare del sole, per me sorgeva quello che poteva essere il vero mondo, l'universo. E avevo tante domande, tante curiosità. Tutte queste curiosità, di per sé sono molto belle, però volevo cercare di andare oltre, cercare di andare il più vicino possibile verso la conoscenza di questa immensità di cui siamo parte. Per fare questo ho dovuto intraprendere un percorso. Da ragioniere all'Istituto Tecnico di Macerata ho deciso di mettermi lo zaino e di andare a cercare di fare l'astronomo, l'astrofisico. Era impegnativo, quasi come scalare una montagna, e molti mi dicevano no, ma è impossibile, ma queste cose no, sono troppo difficili. Da lì sono andato poi all'Università di Bologna, ho deciso di seguire e studiare astronomia, ci sono anche diverse altre università ormai in Italia dove si possono fare questi studi, anche all'estero, e poi ho avuto la grandissima opportunità, quello che era il mio sogno da bambino, di andare addirittura alla NASA, negli Stati Uniti. Mi ricordo ancora come se fosse ora il momento in cui mi trovavo davanti all'ingresso del centro della NASA Goddard Space Flight Center a 25 anni, quindi poco dopo aver iniziato l'università, con il logo gigante della NASA alla mia destra, e io pensavo, ma veramente riesco adesso a varcare questo cancello? Se ci sono riuscito io, un ragioniere di Macerata, sicuramente tantissimi ci possono riuscire ad andare oltre i limiti che ci poniamo. Oggi viviamo in un'epoca estremamente avanzata, con le sue problematiche. Tutti noi abbiamo molto probabilmente uno smartphone, abbiamo tolto la suoneria, abbiamo luci qui con noi, abbiamo video, abbiamo di tutto. Però molto spesso diamo questo per scontato, come se fosse venuto così, come il crescere di un albero, raccogliere un frutto. La natura non ci ha dato questo, ce lo siamo presi noi da soli. Siamo esseri umani, quindi abbiamo creatività, abbiamo motivazione, ma questo non basta. Non basta questo per cercare di superare e sconfiggere le malattie, per cercare di creare connessioni, internet, per cercare addirittura di andare e tornare sulla Luna. Mancava qualcosa. Questa cosa è il metodo scientifico. Grazie al metodo scientifico, a un insieme di sequenze, diciamo, logiche di pensiero, di osservazione, di ipotesi e di esperimento, che possiamo far nascere inizialmente le nostre passioni, le nostre curiosità,
la nostra motivazione del conoscere, esplorare, ma poi creare conoscenza, creare scienza. Il metodo scientifico, possiamo dire, vedete questa immagine, alcune di queste immagini le ho create con l'intelligenza artificiale. Questa immagine di una persona che molti di voi avranno già visto, quindi conoscete, Galileo Galilei. Il metodo scientifico a volte non lo consideriamo abbastanza, non ne siamo abbastanza orgogliosi, ma è nato in Italia, è diciamo un made in Italy anch'esso. È parte di una tradizione che portiamo avanti noi e il resto del mondo da più di 400 anni, quindi diciamo una parte della nostra tradizione da non dimenticare e di cui essere orgogliosi. Metodo scientifico, quindi osservazione, ipotesi e poi confronto con la realtà, con l'esperimento. Sembra tutto così semplice, poi andremo a vedere degli esempi della vita di tutti i giorni per vedere che non solo io e altri miei colleghi siamo scienziati, ma ognuno di noi è potenzialmente uno scienziato e lo siamo a volte anche inconsapevolmente. Tutto così semplice? Beh, purtroppo no. Purtroppo no, perché ci sono possiamo vedere insidie, debolezze, ma anche dei punti di forza nel metodo scientifico. Dipende da noi come li utilizziamo. Questi due punti sono la falsificazione e l'incertezza. La falsificazione, il metodo scientifico ci consente di fare delle scoperte, ma queste scoperte non sono la verità assoluta, se esiste, se riusciremo mai a raggiungerla. Ci consentono di spiegare le osservazioni, ma se dei nuovi dati osservativi, delle nuove esperienze, delle nuove conoscenze li contraddicono, allora le nostre teorie sono falsificate. Questa è una cosa anche difficile da accettare. È successo a me e a tantissimi altri colleghi di sviluppare teorie, cercare qualcosa e poi i dati, l'esperienza ti dicono non funziona così. Basta accettarlo, è la cosa più pulita che possiamo fare. Falsificazione. La falsificazione quindi ci indica che le scoperte scientifiche possono essere sostituite da altre teorie che sono più in accordo con i dati. E quindi questo implica che il metodo scientifico è dinamico, non è statico, è dinamico e si autocorregge. L'incertezza. Quando parliamo di scienza parliamo spesso di leggi, delle cose certe, ma l'incertezza fa parte della scienza. Non esiste una teoria scientifica certa al 100%. Non esiste una misura scientifica, una misura di qualsiasi tipo che sia corretta al 100% senza errore. Ci sarà sempre un margine di errore. Quindi dobbiamo tenere presente anche questo. Quando si parla di scienza, le teorie hanno dei loro limiti e ci sono sempre delle incertezze. L'incertezza può essere vista da un punto di vista positivo o negativo. L'abbiamo vista dal punto di vista negativo, ma l'incertezza, insieme alla falsificazione, è uno tra i motori del progresso scientifico. Immaginate un mondo in cui noi siamo a conoscenza di tutto, esattamente tutto, e quindi cosa succederebbe? Non avremo più domande, non ci sarebbe più vita. La nostra esperienza di vita sarebbe vuota, perché non ci sarebbe più niente da scoprire, più niente da fare, non ci sarebbero più nuove esperienze. Quindi l'incertezza in realtà ci dà spazio per la scoperta. Pensando a varie scoperte scientifiche, ce ne sono tantissime, tanti esempi. Guardando un po' la mia vita delle settimane passate, io, la mia compagna, mia figlia di 11 mesi siamo stati tutti a casa ammalati. Purtroppo capita, le prime malattie, solo che dopo 10 giorni di febbre la bambina non guariva. Iniziava ad avere un mal di gola sempre più forte, febbre. E allora abbiamo deciso di utilizzare gli antibiotici, una bottiglietta di antibiotici. Non l'ha creata nessuno, è stata scoperta, è stata fatta da qualche persona. Fermiamoci ogni tanto a pensare
Chi ha fatto quella cosa? Da dove proviene quell'oggetto che abbiamo di fronte a noi, quelle conoscenze? Beh, la storia degli antibiotici è interessante perché tutto è stato basato su una muffa. Le muffe che a volte troviamo nei nostri frigoriferi, io lo trovo spesso nelle verdure, purtroppo dovrei fare spesa più spesso. Noi cosa facciamo? Vediamo queste cose, questa muffa per esempio, la togliamo o buttiamo via tutto. Nel 1928 c'era uno scienziato inglese, Fleming, che stava studiando delle culture di batteri. Lascia il laboratorio per qualche giorno, ritorna e tutte le colture di batteri erano piene di muffa. Vabbè, che faceva? O buttava via tutto o cercava di spruzzare qualcosa per pulire e togliere la muffa, e invece lui no, ne è stato incuriosito. Curiosità, motivazione ad andare oltre e utilizzo del metodo scientifico. Quindi Fleming poi ha utilizzato il metodo scientifico per dimostrare che queste muffe o delle componenti che erano presenti in queste muffe avevano una capacità antibatterica. E da lì la penicillina e da lì la nascita degli antibiotici. Ci sono tantissimi esempi di questo tipo, di come l'incertezza, insieme alla curiosità, alla motivazione, al metodo scientifico, consentono di avanzare il progresso della scienza. Però spesso questi due aspetti del metodo scientifico sono trascurati o comunque possono essere utilizzati per far credere che la scienza non sia corretta, che ci siano delle pseudo-teorie, che ci siano dei complotti. In realtà dobbiamo stare attenti che il metodo scientifico ci consente è il metodo migliore che abbiamo attualmente, però ha delle limitazioni e queste limitazioni sono anche quelle che riescono a darci la spinta per andare oltre. Ok, metodo scientifico ci ha parlato di alcune cose che per noi, anche per me, diciamo, sono molto lontane dalla vita di tutti i giorni. Andiamo a fare qualche esempio. Da astronomo, astrofisico, ovviamente io amo il cielo, ho visto tantissime stelle, anche io mi sono divertito a cercare le costellazioni. Beh, c'è l'astrologia. L'astrologia e l'oroscopo, quindi cercano di fare delle previsioni della nostra vita utilizzando gli astri. Beh, allora andiamo a utilizzare il metodo scientifico per capire se io del segno dei Gemelli posso credere o no a queste previsioni. Osservazione, leggiamo l'oroscopo. Ipotesi, l'oroscopo è corretto. Esperimento, la fase importante. Controlliamo 2 o 3 oroscopi, segniamoci quello che dicono, li seguiamo per un paio di settimane e alla fine quello che vedremo è che ci dicono cose diverse tra di loro e non sono in accordo con quello che ci accade. Quindi il metodo dell'oroscopo è stato falsificato e quindi non è affidabile. Purtroppo, altrimenti sarei diventato ricco. Andiamo a vedere un'altra cosa. Un bellissimo piatto di carbonara. Perché la carbonara? Perché una volta ero negli Stati Uniti, un mio grande amico giapponese, amante della cucina italiana e del vino italiano, mi aveva chiesto: ok, voglio fare una cena a casa, dammi la ricetta della carbonara perfetta. Ok, mi sentivo un po' in imbarazzo, anche perché essendo l'unico italiano che non sa la ricetta perfetta per la carbonara. Quindi in queste situazioni, immagino ognuno di noi avrà provato a cucinare qualcosa, vediamo di utilizzare il metodo scientifico. Osservazione, abbiamo visto o provato un piatto che ci piace. Ipotesi, cerchiamo di capire quali sono gli ingredienti e i metodi di cottura. Oppure andiamo a cercare anche una ricetta in internet. Esperimento, mettiamoci lì, come uno scienziato, in laboratorio e creiamo il nostro piatto. Molto probabilmente, come era successo a me, la prima volta che farete una cosa non verrà come ce l'aspettavamo. Nel mio caso è andata bene perché ero l'unico italiano e tutti giapponesi, quindi diciamo, hanno apprezzato comunque e c'era anche del vino buono. Questo per dire che nella vita di tutti i giorni usiamo il metodo scientifico e lo stesso metodo io lo utilizzo anche per andare più lontano, in quello che a me affascina tantissimo. Qui ho un'immagine che ho creato con l'intelligenza artificiale e tra poco vi dirò cos'è.
Andiamo a 800 milioni di anni luce da noi, quindi la luce ha impiegato 800 milioni di anni per raggiungere noi. Andiamo nel centro di una galassia in cui si trova un buco nero enorme, quelli che studio, che si chiamano supermassicci. Avete sentito parlare di buchi neri? I buchi neri sono così interessanti e noi abbiamo anche carriere scientifiche sui buchi neri perché le nostre teorie sono così incerte e quindi abbiamo uno spazio enorme per la scoperta. Osservazione, abbiamo visto un buco nero che si comportava in modo strano, al centro di una galassia, emetteva molta luce. Questa luce era dovuta a del gas che veniva risucchiato in un vortice dal buco nero, ma la cosa ancora più strana è che osservavamo delle modulazioni di 8 giorni. Ipotesi. Chi sarà il colpevole di queste modulazioni? Chiamiamo gruppi di teorici internazionali, abbiamo diverse ipotesi e alla fine compariamo queste con i dati. Tutte sono falsificate, purtroppo alcuni erano più o meno contenti di questa cosa, tranne una. L'ipotesi in cui ci sia un altro buco nero che è in rotazione intorno al buco nero più grande, quindi un sistema di buchi neri binari all'interno di questa galassia 800 milioni di anni luce da noi. Sto per finire il mio intervento e torniamo qui da noi. Torniamo a ognuno di noi, torniamo anche a me, quando ero un bambino e osservavo questo fantastico cielo che potrete anche voi osservare questa notte. Il metodo scientifico ha consentito a quel bambino di cercare di svelare i misteri dell'universo e il metodo scientifico consente anche a noi, è uno strumento potentissimo nella nostra vita di tutti i giorni, se lo usiamo anche coscientemente, e ci consente di sfatare delle bugie e anche di muoverci, ci aiuta a muoverci nel mare delle scelte di tutti i giorni. Grazie.